Le ricostruzioni che seguono si basano su sentenze definitive, atti processuali e testimonianze di collaboratori di giustizia. Alcune dinamiche sono frutto di ipotesi investigative mai accertate definitivamente. È sempre rispettata la presunzione di innocenza. Si ritiene che nel marzo 1985 Villa Ciaculli, alle porte di Palermo, ospiti una riunione cruciale. I vertici di Cosa Nostra si riuniscono. Non sono politici, non sono imprenditori. Sono i vertici di Cosa Nostra. A presiedere l'incontro un uomo dall'aspetto distinto, capelli brizzolati, sguardo penetrante. Michele Greco, soprannominato il Papa. Quella sera, secondo le testimonianze processuali, si decide il futuro di migliaia di persone. Ma com'è possibile che un uomo possa arrivare a controllare un'intera regione? E soprattutto, quale prezzo ha pagato per questo potere? Per capire Michele Greco, dobbiamo tornare alla Sicilia degli anni '70, un'isola sospesa tra due mondi. Da una parte la modernità che arriva dal nord Italia, dall'altra tradizioni millenarie che affondano le radici nel silenzio e nell'omertà. La mafia siciliana, in quegli anni, non è più quella rurale dei feudi, si sta trasformando. Diventa impresa, diventa sistema, diventa stato parallelo. E Michele Greco, nato il 12 maggio 1924 a Ciaculli, secondo gli atti processuali, non è un mafioso qualunque. È un boss colto, elegante, che sa muoversi nei salotti bene. Ma dietro quella facciata rispettabile si nasconde uno degli uomini più influenti della storia criminale italiana. Ciaculli, un paese di agrumeti e ville patrizie. Qui la famiglia Greco costruisce il proprio potere. Non solo Michele, ma anche i fratelli, Salvatore, detto Ciaschiedeto, Giuseppe, Piddo e Pietro, petto di pollo, una dinastia che controllerà per decenni il mandamento più ricco della Sicilia occidentale. Secondo le sentenze del maxi processo, il 10 dicembre 1978 Greco viene eletto capo della commissione regionale di Cosa Nostra. Non è più solo il boss del mandamento di Ciaculli, ora comanda su tutta la Sicilia occidentale. È diventato il Papa. Se questa storia ti affascina, se vuoi conoscere i segreti più oscuri della criminalità italiana, iscriviti al nostro canale. Ogni settimana nuove storie che nessuno ha mai raccontato. Michele Greco non nasce povero. La sua famiglia possiede terreni, agrumeti, una villa patrizia. Ma nella Sicilia degli anni 50 la ricchezza non basta. Serve il potere. E il potere, in quella terra, ha un solo nome: rispetto. Il padre, Giuseppe Greco, è già un uomo temuto, non solo perché possiede la più grande tenuta di agrumi della zona, ma perché sa come funzionano le cose. Sa che in Sicilia, per proteggere quello che hai, devi essere rispettato. Michele cresce in questo mondo, impara presto che la violenza non è tutto. Conta più l'autorevolezza, il rispetto, la capacità di mediare. Mentre i fratelli scelgono strade più dirette, Salvatore diventerà noto per la sua spietatezza, Giuseppe controllerà traffici illeciti, Michele punta più in alto. Anni 50. La Sicilia è in trasformazione. La riforma agraria ha ridistribuito le terre, ma chi sa muoversi nell'ombra può prosperare. E Michele sa muoversi.
meglio di chiunque altro. Secondo le testimonianze processuali, negli anni 60 Greco inizia a costruire la sua rete. Appalti, forniture, mediazioni. Ogni affare che passa per Ciaculli deve avere il suo benestare. È l'inizio di una lunga carriera, ma Michele ha capito una cosa fondamentale. La vera ricchezza non sta nei singoli affari, sta nel controllo del sistema. E per controllare il sistema devi diventarne parte integrante. Villa Ciaculli diventa il suo quartier generale. Non è solo una casa, è un ufficio, una corte, un centro di potere. Qui arrivano imprenditori in difficoltà, politici in cerca di consenso, boss che vogliono risolvere dispute. E Michele Greco, dall'alto della sua autorità, media e decide. «1978. Un anno che cambierà per sempre gli equilibri di Cosa Nostra. Michele Greco, a 54 anni, secondo gli atti giudiziari, viene eletto capo della Commissione regionale siciliana. Ma non è solo. Intorno a lui si è formato un gruppo di uomini fidatissimi. Giuseppe Calò, soprannominato Pippo, è il tesoriere di Cosa Nostra. Controlla i flussi finanziari, gestisce investimenti, fa muovere capitali come un vero banchiere. È l'uomo più prezioso di Greco. Francesco Madonia, boss di Resuttana, è lui che si occupa degli aspetti più delicati dell'organizzazione. Quando serve autorevolezza, quando una situazione va gestita con fermezza, Francesco sa come fare. E poi c'è Antonino Madonia, fratello di Francesco, specialista degli omicidi eccellenti. Sarà lui, negli anni '80, secondo le sentenze definitive, a commettere alcuni degli omicidi più gravi di Palermo. Si ritiene che una delle abilità di Michele Greco fosse la capacità di tessere alleanze. Sa che la commissione è un equilibrio delicato, 18 mandamenti, 18 interessi diversi, 18 potenziali conflitti. E lui riesce a tenerli insieme con una combinazione di rispetto e autorevolezza. La strategia è chiara. Chi collabora viene protetto, chi si oppone viene isolato. Ma Greco non si sporca mai direttamente le mani. Ha sempre qualcuno che agisce per lui. Il sistema funziona. Per alcuni anni, dal 1978 ai primi anni '80, la Sicilia vive una relativa pace mafiosa. Gli affari prosperano, i conflitti diminuiscono, perfino le forze dell'ordine sembrano meno aggressive. Michele Greco è davvero diventato il Papa. Ha trasformato una confederazione di gruppi criminali in un'organizzazione strutturata, con le sue regole, i suoi rituali, le sue gerarchie e soprattutto con la sua autorità indiscussa. Ma ogni equilibrio prima o poi si rompe. E l'equilibrio di Cosa Nostra sta per essere sfidato da un uomo che non accetta compromessi. Salvatore Riina. Anni 70. In un paese sperduto dell'interno siciliano, Corleone, cresce una generazione di mafiosi diversa, più giovane, più determinata, più ambiziosa e più spietata. Salvatore Riina, Bernardo Provenzano, Leoluca Bagarella, nomi destinati a diventare leggenda. Ma negli anni 70 sono ancora boss di provincia, affamati di potere e di rispetto. E sanno che per ottenerli devono confrontarsi con Michele Greco. Secondo le testimonianze di Tommaso Busceta, alla fine degli anni 70 iniziano i primi contatti. Michele Greco, elegante, colto, padrone di Villa Ciaculli. Dall'altra parte Totò Riina, rozzo nelle maniere ma dotato di un'intelligenza criminale straordinaria. Due mondi che si incontrano, si studiano, si valutano. Greco capisce subito. Riina non è un boss qualunque.
È un rivoluzionario, un uomo che vuole cambiare le regole del gioco. La vecchia mafia, quella degli equilibri e delle mediazioni, non gli basta. Lui vuole di più e vuole tutto. Secondo le testimonianze, il ruolo di Michele Greco fu quello di non opporsi ai corleonesi, non contrasta la loro ascesa. Meglio non avere nemici inutili. Meglio mantenere la propria posizione. Quello che seguirà è una comprensione tacita. Greco mantiene la sua autorità formale sulla commissione. Riina ottiene libertà d'azione per i suoi progetti. Insieme divideranno la Sicilia. Ma Michele Greco sa, nel profondo del suo cuore, che ha appena cambiato il corso della storia. Ha scelto la strada dell'escalation. E una volta imboccata quella strada, sarà difficile tornare indietro. I primi segnali arrivano presto. Inizio anni '80. Una serie di omicidi mirati colpisce alcuni boss dell'isola. Stefano Bontate, capo del mandamento di Santa Maria di Gesù. Altri leader storici iniziano a scomparire, uno dopo l'altro, secondo un piano preciso. E Michele Greco assiste senza intervenire. Non ordina, ma non impedisce. Ogni volta che tace, ogni volta che non si oppone, diventa complice. La seconda guerra di mafia sta per iniziare. «11 maggio 1981. Via Isidoro Carini, Palermo. Salvatore Inzerillo, boss del mandamento di Passo di Rigano, viene assassinato. Non è un omicidio qualunque, è l'inizio del massacro. Secondo gli atti del maxi processo, quel giorno cambia tutto, perché Salvatore Inzerillo non è solo un boss, è il capo di una delle famiglie più antiche e rispettate di Palermo. La sua morte scatenerà una guerra senza precedenti. I numeri della carneficina sono spaventosi. Dal 1981 al 1984 si stima che centinaia di persone vengano uccise. Non solo boss, ma anche loro familiari, amici, chiunque possa rappresentare una minaccia futura. La strategia è chiara. Non basta eliminare i nemici, bisogna cancellarli completamente. Cancellare le loro famiglie, i loro alleati, perfino la loro memoria. È lo sterminio mafioso. E Michele Greco, secondo le testimonianze di più pentiti, non si oppone a questa strategia. Villa Ciaculli diventa uno dei luoghi dove si pianifica il terrore. Qui si discutono le strategie, qui si prendono decisioni definitive. Ma la guerra ha anche un'altra faccia, quella economica, perché ogni boss eliminato lascia dietro di sé un patrimonio, territori, attività, capitali, e tutto viene ridistribuito tra i vincitori. Greco e i corleonesi diventano i padroni assoluti della Sicilia. Giuseppe Calò lavora senza sosta, deve gestire un fiume di denaro che scorre incontrollato. Appalti, estorsioni, traffici illeciti. I soldi arrivano da ogni parte e Greco sa esattamente come investirli. Secondo le indagini patrimoniali, banche estere, società di comodo, investimenti immobiliari a Roma, Milano, persino all'estero. Il papa della mafia sta costruendo un impero finanziario che rivaleggia con quello di molte multinazionali. Un impero costruito sul sangue. Ma il sangue, prima o poi, chiama altro sangue. E nel 1985 Michele Greco capisce che la guerra che non ha fermato sta sfuggendo di mano anche a lui. Riina non è più un alleato, è diventato il vero padrone. Le riunioni in Villa Ciaculli non sono più consultazioni, sono
comunicazioni di servizio. Ma mentre in Sicilia si combatte la guerra più sanguinosa della storia mafiosa, dall'altra parte dell'oceano si muovono affari di portata globale, traffici che coinvolgono l'America. Anni '80, l'eroina è il business del futuro e la mafia siciliana ha capito che per dominare questo mercato serve una rete internazionale. Serve l'America. Gaetano Badalamenti, boss esiliato, è lui l'uomo di collegamento con New York. È lui che organizza la rete di pizzerie che ricicla il denaro della droga. L'operazione che gli americani chiameranno Pizza Connection. Il sistema è geniale nella sua semplicità. L'eroina parte dai laboratori siciliani. Arriva negli Stati Uniti nascosta in container di prodotti alimentari, viene venduta nelle strade americane e i soldi tornano in Sicilia, attraverso le pizzerie. Giuseppe Calò coordina i flussi europei, i trasporti, i contatti, le operazioni finanziarie. È il tesoriere che gestisce un impero invisibile. Sotto l'autorità della commissione presieduta da Michele Greco, i numeri sono impressionanti. Dal 1978 al 1984, secondo l'FBI, la Pizza Connection movimenta oltre $1 miliardo, una cifra astronomica per l'epoca, una cifra che arricchisce enormemente i boss siciliani. Ma il successo ha un prezzo. L'FBI americana ha iniziato a indagare. Intercettazioni, pedinamenti, infiltrazioni. La rete si sta restringendo e i boss siciliani lo sanno. Aprile 1984. New York. Scatta l'operazione che smantella la Pizza Connection. Decine di arresti simultanei. Boss, corrieri, ristoratori. La rete americana è crollata. Ma dalla Sicilia i capi guardano gli eventi con relativa tranquillità. Hanno perso una battaglia, ma non la guerra. I capitali sono già al sicuro, nascosti in banche estere, investiti in società di comodo, trasformati in beni immobili. La lezione è chiara. Il futuro non è solo nella droga. Il futuro è nel controllo del territorio, negli appalti pubblici, nella penetrazione sistemica. Il futuro è diventare invisibili. «10 febbraio 1986. Palermo, bunker del Lucciardone. Inizia il più grande processo alla mafia nella storia d'Italia. 470 imputati e tra loro, seduto al banco degli imputati, Michele Greco. Il papa della mafia, per la prima volta in vita sua, è costretto a subire. Non può più decidere, non può più comandare, può solo ascoltare, mentre i suoi segreti vengono svelati uno dopo l'altro. Di fronte a lui, dall'altra parte dell'aula blindata, siede un uomo che Michele Greco ha imparato a temere. Giovanni Falcone. 47 anni, palermitano come lui, figlio della stessa terra, ma cresciuto dalla parte della legalità. Falcone ha compiuto un miracolo. Ha trasformato le confessioni dei pentiti in prove giudiziarie. Ha ricostruito gli organigrammi, ha seguito i flussi di denaro, ha dato un volto e un nome a Cosa Nostra. Ha reso visibile l'invisibile. Il primo a parlare è stato Tommaso Buscetta, il boss dei due mondi, l'uomo che ha vissuto tra Sicilia e Brasile. Ha raccontato tutto. La commissione, i riti di iniziazione, le regole interne e soprattutto
ha raccontato di Michele Greco. Il Papa, dice Buscetta davanti ai giudici, era uno degli uomini più potenti di Cosa Nostra. Prendeva decisioni importanti per tutta l'organizzazione. Villa Ciaculli era uno dei centri del potere mafioso siciliano. Poi tocca a Salvatore Contorno. Altro pentito di peso, altro pezzo del puzzle che si ricompone. Contorno racconta i dettagli, le riunioni notturne, i piani di eliminazione, il ruolo di Greco negli anni della guerra. Ogni parola è una tessera del mosaico. Michele Greco ascolta in silenzio. Il suo volto non tradisce emozioni, ma dentro sa che il castello di potere costruito in 40 anni di carriera criminale sta crollando. Pezzo dopo pezzo. Testimonianza dopo testimonianza. Il processo dura quasi 2 anni. 2 anni in cui l'Italia intera scopre la verità sulla mafia siciliana. I giornali pubblicano organigrammi dettagliati, i telegiornali raccontano le storie dei boss. Michele Greco diventa famoso, ma è una fama che non ha mai desiderato. 16 dicembre 1987. La sentenza di primo grado. Michele Greco, ergastolo. Insieme a lui, altri boss storici condannati a morte civile. È la fine di un'epoca. La fine dell'impero. Ma Greco, anche dal carcere, non perde la sua compostezza. Non piange, non si lamenta, non cerca pietà, accetta la condanna con la stessa freddezza con cui ha gestito il potere per decenni. È sempre il Papa. «23 maggio 1992. Autostrada A29. Capaci. Ore 17:58. Una tonnellata di tritolo esplode sotto le auto di Giovanni Falcone. Michele Greco, dal carcere dell'Asinara, sente la notizia alla radio. Il magistrato che lo ha condannato è morto. Insieme a lui la moglie Francesca Morvillo e gli uomini della scorta, Vito Schifani, Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro. È l'inizio dell'estate più sanguinosa della storia italiana. Ma Michele Greco, secondo le ricostruzioni processuali, comprende immediatamente la gravità. Sa che quella strage è un errore fatale. Sa che uccidere Falcone significherà la fine definitiva di Cosa Nostra. 19 luglio 1992. Via D'Amelio, Palermo. Paolo Borsellino, l'amico fraterno di Falcone, viene ucciso insieme ai 5 uomini della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Limuli, Walter Eddy Cosina, Claudio Traina. 2 mesi, 2 stragi, 8 servitori dello Stato morti. L'Italia si sveglia dal sonno dell'indifferenza. E Michele Greco, secondo gli investigatori, aveva l'autorità per influenzare tali decisioni. Ma chi ha davvero ordinato le stragi? Chi ha preso la decisione finale? Michele Greco, dal suo carcere, conosce la risposta. Salvatore Riina, il suo ex alleato diventato padrone assoluto di Cosa Nostra. Riina ha scelto la strategia della tensione, colpire lo Stato per costringerlo a trattare. È una strategia folle, disperata, suicida. Marina è convinto che funzionerà. Si sbaglia. Le conseguenze non si fanno attendere. L'Italia intera si mobilita. Il governo manda in Sicilia l'esercito, 7.000 uomini tra carabinieri, polizia e finanza. La caccia ai latitanti diventa una priorità nazionale. È l'inizio della fine. Gennaio 1993. Palermo, via Bernino. Salvatore Riina, il capo dei capi, l'uomo più ricercato d'Italia, finisce in manette. È la fine di un incubo, ma non la fine della violenza.
Nei mesi successivi l'Italia viene colpita da una serie di attentati. Roma, Milano, Firenze, 10 morti, decine di feriti. È la stagione del terrore mafioso. Michele Greco, l'uomo che per decenni ha rappresentato l'equilibrio del potere, assiste impotente al crollo definitivo del suo mondo. La mafia, che lui aveva contribuito a organizzare, fatta di regole e gerarchie, è diventato un mostro incontrollabile, un mostro che divora i suoi stessi creatori. «20 febbraio 1986. Alle prime luci dell'alba, i carabinieri circondano un casolare nelle campagne di Ciaculli. Dopo 2 anni di latitanza, Michele, il Papa, viene finalmente catturato. L'arresto segna la fine di un'epoca. L'uomo che per decenni ha comandato su migliaia di persone, che ha deciso il destino di interi territori, viene trascinato via in manette, non oppone resistenza. Accetta il suo destino con la dignità che lo ha sempre contraddistinto. Le foto dell'arresto fanno il giro del mondo. Un uomo di 62 anni, capelli brizzolati, sguardo ancora penetrante. Difficile credere che quell'uomo apparentemente mite sia stato per decenni il papa della mafia siciliana. Da quel giorno, Michele Greco non rivedrà mai più la libertà. Prima il carcere del Lucciardone per il maxi processo, poi l'Asinara, il penitenziario di massima sicurezza, infine altri istituti di detenzione, sempre sotto sorveglianza speciale. 22 anni di carcere, 22 anni in cui Michele Greco assiste dal suo carcere al crollo definitivo del mondo che aveva contribuito a costruire. Le stragi del 1992, l'arresto di Riina, la cattura di decine di boss. Il nuovo corso di Cosa Nostra non ha più bisogno del Papa. Durante la detenzione, Greco mantiene sempre la sua compostezza. Non collabora mai con la giustizia, non rivela mai i segreti che conosce. Rispetta fino alla fine il codice d'onore che ha guidato la sua vita. Ma la salute inizia a cedere. Gli anni, lo stress, la reclusione. Michele Greco invecchia dietro le sbarre, vedendo sfumare per sempre i sogni di potere e di gloria. Il Papa è diventato un prigioniero. «13 febbraio 2008. Carcere di Rebibbia, Roma. Michele, il Papa Greco, si spegne all'età di 83 anni. 60 anni di carriera criminale. Se ne va in silenzio, come aveva sempre vissuto. Ma la storia di Michele Greco non è solo la storia di un boss, è la storia di un sistema che per decenni ha condizionato la vita in Sicilia, mescolando criminalità e istituzioni, violenza e rispettabilità. Un sistema che ha fatto di Villa Ciaculli un centro di potere parallelo. Il papa della mafia era riuscito in un'impresa straordinaria: trasformare il crimine in organizzazione. Aveva creato una struttura complessa, con le sue regole, i suoi rituali, le sue gerarchie e, soprattutto, con la sua autorità indiscussa. Villa Ciaculli non era solo una casa, era un centro decisionale, un tribunale, una banca centrale. Era il cuore pulsante di un'organizzazione che controllava territori, persone, risorse. Era lo Stato parallelo. E oggi, a 17 anni dalla morte di Michele Greco, la domanda rimane: quanto del sistema che lui ha contribuito a creare è davvero scomparso? Quanto, invece, sopravvive ancora, adattandosi ai tempi nuovi? La criminalità organizzata, come insegnava il Papa, non muore mai. Si trasforma, cambia volto, cambia metodi, cambia strategie, ma l'essenza rimane: il controllo del territorio, l'infiltrazione nelle istituzioni,
il silenzio dell'omertà. Michele Greco è morto, ma le lezioni della sua storia, purtroppo, restano attuali. Se questa storia ti ha colpito, se credi che la memoria sia l'arma più potente contro la criminalità, condividi questo video. Parlane con i tuoi amici, discutine con la tua famiglia, perché solo conoscendo il passato possiamo costruire un futuro migliore.